Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine, ascendente Vergine, Luna o Venere in Vergine. Andiamo a vedere come sarà questo mese di novembre 2024, andiamo a vedere quali sono i dettami della tua anima entro la quale si farà l'esperienza terrena, affinché tu possa espanderti e possa riconoscere i tuoi più grandi talenti e potenziali nell'adempimento del karma e del dharma. Quindi andiamo a vedere cosa accade nella realtà fenomenica. Il video sul cielo di novembre è stato pubblicato, lo trovi qua sotto all'info box, per vedere soprattutto tutti i pianeti che danza fanno i pianeti insieme, sia i pianeti più lenti che i pianeti più veloci. In questo cielo per te a livello generale abbiamo sui pianeti veloci. Abbiamo questa luna nuova in Scorpione il 1° novembre che ti è favorevole. Questo 15 novembre alle ore 10:30 di sera abbiamo questa super luna piena in Toro, anche questa ti è molto favorevole. E io ti propongo in questo frangente, dal 1° novembre al 15 novembre, di seminare in te una presa di risoluzione per manifestare la tua vera essenza e natura. Ci sono tutte le meditazioni guidate sul mio canale, sono 3 meditazioni che ti permettono di radicarti alla tua vera natura, affinché tu possa sedimentare in te il coraggio che ti viene anche dato da Marte, che passa in Leone il 5 novembre, che per tutti i segni zodiacali ti dà il coraggio di non farti mettere più i piedi in testa da niente e nessuno, che poi alla fine è la nostra mente razionale, il nostro ego e l'ignoranza che abbiamo sulle cose che determina un certo karma pesante, ok? Affinché noi ci sciogliamo da tutto questo, partecipiamo alla danza dei pianeti con questo Marte che entra in Leone e per i primi 15 giorni di novembre ti consiglio di focalizzare l'attenzione sul radicamento in te, radicamento nella tua vera essenza, la tua vera natura, qual è, che cosa senti veramente in te. Allora le meditazioni, quelle sono piccolissime meditazioni da fare 2-3 volte al giorno da 5-10 minuti. Ok? Anche 2 volte va bene. Ti permetteranno di radicare in te quel sentire profondo che ha necessità di esprimersi. Poi abbiamo questo Mercurio in Sagittario, Venere in Sagittario fino all'11, poi passa in Capricorno, e la Venere in Capricorno come vi ho spiegato nel video sul cielo di novembre 2024, ci permetterà di definire alcuni rapporti. Definizione come ve l'ho spiegata nel video grande Il cielo di novembre 2024. Adesso, tenendo a mente il quadro generale dei pianeti e soprattutto abbiamo anche i pianeti lenti che vi ho spiegati sempre in quel video, che ci determinerà nel radicamento di noi stessi, togliendo tutti i fronzoli, il superfluo da quello che non serve più, con Saturno e Nettuno in pesci. Ti è favorevole questo momento, soprattutto questi 15 giorni di novembre, nel prendere risoluzione di quello che si radica realmente in te. Adesso con i tarocchi andiamo a vedere qual è il programma per te in questo mese. Ti suggerisco di salvarti il video per rivederlo più volte durante il mese, per avere proprio i passi da seguire rispetto a quello che gli eventi possono manifestarti, ok? Allora, invito tutte le ragazze nuove a studiare i contenuti delle mie playlist, l'arte sciamanica soprattutto, per conseguire tutti i successi di cui ne parlo in tutte le testimonianze che sto pubblicando. Poi non le posso pubblicare tutte perché sono veramente a decine e decine e decine, quindi ne prendo una che vale per tutte e quindi poi le pubblico per conseguire i successi della realtà di successo, appunto, perché i tarocchi ci servono a vedere qual è il karma, che sono infallibili su questo, il karma e il potenziale dharma comune a tutti gli esseri umani. Ok. Adesso con le carte degli archetipi andiamo a vedere il postulato entro cui graviterà la tua evoluzione in questo mese. Ok. Vediamo per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine, andiamo a vedere qual è il postulato entro cui graviterà la tua evoluzione in questo mese. Vergine, novembre 2024, qual è il postulato imprescindibile per te? Attorno a cui graviterà la tua evoluzione in questo mese. Vediamo, allora. Il martire.
Apprendimento della naturalezza trascendente del servizio a se stessi è una causa. Addizione alla autocompassione. Ultimamente ti chiedo questo. Ti sei fatta prendere da una compassione esagerata verso qualcosa, verso qualcuno? Esagerata cosa vuol dire quando dico esagerata? Ehm, per una sorta di dispiacere troppo? Cioè, quando dico esagerata significa che magari non hai saputo dare i giusti confini alle persone e alle cose, facendoti prendere la mano un po' da situazioni che ti hanno, eh, come dire, appesantito. Perché ti dico questo? Perché questo è il mese in cui avrai la possibilità di fare un salto, di liberarti dall'appesantimento, del darti oltremodo a situazioni o a cause senza avere, come dire, a prosciugarti, va bene? Io vi dico sempre datevi, datevi e datevi. Datevi a cosa? Datevi alla vostra vera natura. Allora, qua come questa è una carta un po' di centratura, no? Che mi parla della necessità di centrarti, nel radicarti in te. E quindi le meditazioni che vi metto sul canale, dove dice playlist meditazioni guidate, sono essenziali affinché tu ti radichi in te e tu possa darti nella giusta misura. Questo a cosa porterà? All'apprendimento all'apprendimento della naturalezza trascendente, cioè all'apprendimento naturale, ti dai senza voler ottenere qualcosa, un riconoscimento da qualcuno, mi spiego? Cioè ti dai per l'amore di darti, perché è come se in questo mese tu avessi un po'. Allora, noi ci diamo. A volte nel subconscio c'è la ferita del tradimento, dell'abbandono, del rifiuto, e quindi noi ci diamo oltremodo perché vogliamo un riconoscimento. Anche grazie a te, io sono stata bene, grazie a te. Perché? Perché ci viene dall'archetipo padre e dall'archetipo madre. Magari abbiamo voluto essere bravi, buoni, belli agli occhi della mamma o del papà e lì abbiamo ricevuto una ferita. Va bene? Quindi è come se ci fosse questa dicotomia in questo mese. Allora, perché lo sto facendo? Perché sto facendo qualcosa? Per la naturalezza di darmi o perché sotto sotto c'è una ferita? Ecco, questa sarà la tua evoluzione in questo mese, attorno alla quale gravita la tua evoluzione in questo mese. E in questo mese hai l'opportunità di darti veramente, di fare il salto, di iniziare a darti e mentre ti dai ti riempi, ti riempi, ti riempi, non ti prosciughi. Questo mi stanno dicendo. Ok. Andiamo a vedere rispetto a questa carta cosa ci raccontano gli oracoli in merito. Cosa ci raccontano gli oracoli rispetto all'evoluzione per le mie ragazze e i miei ragazzi trascendentalisti della Vergine? Sì, le stelle nel cielo, possibilità illimitata, la resa, danzatrice celesti, il muro, ostacoli. Ecco perché. Allora, in questo mese ci possono essere. Queste carte mi stanno dicendo che per superare qualsiasi ostacolo in questo mese, vedi come ultima carta abbiamo il muro, gli ostacoli. Per superare qualsiasi ostacolo in questo mese è necessaria una resa. Non devi combattere contro gli eventi. Questo ve lo spiego sempre in tutti i podcast. Gli eventi sono entità, spiriti che devono arrivare affinché tu possa sciogliere paure, resistenze e attaccamenti che ti separano dal vero amore, cioè dal darti. L'obiettivo di questi ostacoli è la tua resa, affinché tu lasci il controllo sugli eventi. E io ti suggerisco un mantra potentissimo per ogni evento che accade, che si pronuncia in questo modo. Uketamo, 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 uketamo. Guarda, ti faccio vedere come si scrive così lo fissi.
Uketamo significa io includo, io includo, io includo, io includo. Aspetta. Allora, eccolo qua. Uketamo, 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 uketamo. Io includo, io includo, io includo. Includi cosa? Includi gli eventi con amore. Perché gli eventi che ti arrivano in questo mese sono necessari affinché tu possa arrenderti, la resa. Uketamo, io accolgo e piano piano questi ostacoli verranno sciolti. Perché gli ostacoli sono la resistenza stessa che tu metti al darti agli eventi che succedono. Mi spiego? Gli ostacoli sono la resistenza che tu stessa metti o tu stesso metti al darti, cioè al darti mi do, io includo, uketamo, uketamo. Perché dico questo? Perché questa carta mi parla di una necessità tua in questo mese di connetterti profondamente con la tua vera natura. La tua vera natura ti connette all'universo intero e potrai vedere possibilità illimitate delle cose. Arrenditi, arrenditi, ti dice questa carta, datti agli eventi e supererai gli ostacoli. Gli ostacoli sono la resistenza che metti agli eventi stessi. Oppure arriva un'emozione che la tua mente giudica negativa, no, non deve arrivarmi, no, perché? O succede qualcosa che la tua mente giudica negativa, no, perché? No, no, uketamo, uketamo, uketamo. Io accolgo, io accolgo, io accolgo, io includo, io includo, io includo. Ok? Vediamo adesso cosa ci raccontano i tarocchi in merito a livello di realtà fenomenica. Vediamo. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine. Vediamo. Ecco perché la carta del martir, cioè nel senso ti devi dare agli eventi senza giudicarli, ok? Perché se ti dai agli eventi e li giudichi non ti stai dando. È un evento negativo, ok, lo devo fare oltremodo. Uketamo, uketamo, uketamo. E così hai anche il potere dell'evento stesso e l'evento cambia. Ok. Vediamo cosa accade nella realtà fenomenica, nella realtà 3D per le mie ragazze e i miei ragazzi della Vergine. Abbiamo questo Nettuno. Aspetta, fammi riprendere perché poi mi vengono in mente. Allora, nel video sui pianeti grossi e i pianeti quelli più lenti abbiamo Nettuno e Saturno che ci aiutano a eliminare il superfluo per andare incontro alla concretizzazione dei nostri sogni. Ecco, lasciati andare e superi gli ostacoli. L'ostacolo che tu puoi vedere è quel superfluo che Saturno vuole eliminare affinché tu possa concretizzare. Mi spiego? Ok. Allora, Vergine, se non l'hai visto ti suggerisco di guardarlo il video sul cielo di novembre 2024. Ok, comunque andiamo a vedere cosa accade alle mie ragazze e ai miei ragazzi della Vergine, novembre 2024. 3 di coppe, 7 di spade, 4 di bastoni e il 3 di denari. Allora, scoprirai qualcuno all'interno delle tue amicizie o qualcosa che qualcuno qua all'interno delle tue amicizie che fa un po' di sotterfugi, che non probabilmente all'interno delle tue amicizie qualcuno che conosci che può darti una sorta di un karma da risolvere.
Quindi qua tu percepirai una persona o all'interno delle tue amicizie o a casa o una persona che lavora con te che non si comporta molto bene o comunque o che sparisce o che ti dice bugie o che succede? Tu questa cosa te ne accorgi, a volte per eccessiva compassione, qua mi dicono, ti sei fatta mettere i piedi in testa o ti potresti far mettere i piedi in testa. Cosa abbiamo qua? Te l'ho detto prima. Abbiamo un bellissimo Marte che passa in Leone che ci dà il coraggio, l'azione e accende in noi la voglia di agire per dare voce al nostro vero essere, al nostro talento, per non farci mettere più i piedi in testa e dire io valgo, io valgo, io valgo. E poi abbiamo la Venere in Capricorno che ci permette di definire chi vogliamo vicino a noi e chi non vogliamo vicino a noi. La Venere in Capricorno odia la banalità, i sotterfugi, è molto secca e molto determinata. Ok? Quindi questo vedo inizialmente, poi vedo che il lavoro va bene, vedo che c'è cooperazione nel lavoro, anche entrate nel lavoro, chi lavora da casa, per esempio, ho un secondo lavoro da casa, vedo che ci sono delle entrate per quanto riguarda il lavoro, oppure verranno fatte delle migliorie all'interno del vostro negozio, delle vostre attività, delle migliorie che andranno a buon fine. Ok, vediamo ancora. Novembre 2024, Vergine, 9 di bastoni. Metti un po' le difese alle persone amiche, cioè ti vedo dire tu sì, tu no, perché abbiamo anche questa Venere in Capricorno che entra il 12 novembre che ti permette di, ripeto, definire i rapporti, di chi mi posso fidare, di chi non mi posso fidare. Questo è. Cos'altro? Paggio di denari, 3 di bastoni, wow, e il 2 di coppe. Allora, qua io vedo che farai progetti con qualcuno a livello amoroso e sentimentale. Vedo che farai dei progetti ti incontrerai con qualcuno, vedo che con qualcuno che magari è a distanza, qualcuno che ti propone un incontro, ti propone degli incontri per costruire qualcosa o per mettere le basi per qualcosa, una persona che stavi aspettando o un amore o l'amore che stavi aspettando. E quindi qua io vedo assolutamente che ci sono incontri con incontri condivisi d'amore, 2 di coppe, progetti insieme, situazioni che stavi aspettando arrivano nell'ambito lavorativo e sentimentale. Può essere che questa persona ti proponga qualcosa in ambito lavorativo di cui tu non ti fidi tanto, però con la tua maestria tu saprai direzionare le tue intenzioni. Vediamo un po' questo 7 di spade, per favore. Ah, 5 di denari. Allora, qua o c'è una persona che scopri qualcosa, un amico, una situazione lavorativa, o mm, non è concentrato sull'amore questo, più sulle amicizie, più sul lavoro. Una persona che non si comporta bene o che cerca di fare un po' il furbo all'interno delle circostanze lavorative o di amicizia. Però vedo che tu saprai ben definire questo sì, questo no. Ti vedo vincente qua, mi spiego. Vedi 5 di spade, un po' di tensione con questa persona che ti mente, un po' così. Però è l'unico neo che vedo in questa stesa, non ne vedo altri. Credo che il muro, questi ostacoli qui, abbiamo a che fare con questa persona soltanto, o con questa situazione qui. Vediamo un po', voglio vedere adesso, tu stai riprendendo? Sì. Voglio vedere adesso sull'amore, con i mini tarocchi, questi qua. Vediamo un po' come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine in amore nel mese di novembre 2024. Vediamo. Comunque vedo qua poi incontri di lavoro che vanno a buon fine, vedo una persona a distanza che ti può chiamare se parliamo d'amore per incontrarsi. Vediamo. Allora, come vanno a stare i miei ragazzi e i miei ragazzi del segno della Vergine, novembre 2024? La tua energia,
il sole, 10 di spade e 9 di bastoni. Se ti sei lasciata da poco o sei da poco chiuso una situazione difficile o hai chiuso una tappa molto difficile, ti vedo un po' sulla difensiva, ti vedo godere delle tue amicizie o di amici, ti vedo felicità per te stessa, no? Il sole è felicità proprio per te stessa. Oppure puoi conoscere una persona nuova, però stare un po' sulla difensiva perché stai ancora pulendo una situazione di karma pesante con un'altra relazione. Ti vedo bene con il sole, un po' sulla difensiva rispetto all'altro in amore. Sì, vedi il diavolo, forse hai avuto a che fare con una situazione di manipolazione, manipolativa, una persona forse un po' immatura. Vediamo un po'. Che energia, perché qua c'è la persona, il 2 di coppe, come ultima carta, quindi mi dice l'amore c'è per te. Vediamo un po' come, qual è l'energia della persona che arriva nei tuoi confronti nel mese di novembre 2024. L'appeso, la temperanza, il 7 di denari. Qua c'è una persona che vuole parlarti, però sta attendendo col 7 di denari. È una persona che ha una buona energia, la temperanza e il 7 di denari nei tuoi confronti, vuole investire ma sta attendendo. È una persona che non se l'è passata bene ultimamente o che ha avuto dei blocchi con l'appeso. Dei blocchi, è una persona che stava ferma. Può essere anche una persona nuova che piano piano si apre a te perché ha una buona energia buonissima nei tuoi confronti. Oppure se è una persona che già conosci, qua c'è la voglia di parlarsi per investire qualcosa di nuovo, però la situazione è un po' più lenta, mi dicono qui. Abbiamo questa Venere in Capricorno che entra in Capricorno, aspetta fammi rivedere, l'11, sì, l'11 novembre entra in Capricorno, che permetterà di definire i rapporti, cioè cosa siamo noi, cioè stimolerà anche il dialogo con questo Mercurio in Sagittario, Sagittario no? Sì, stimolerà il dialogo a guardare oltre. Quindi abbiamo questa Venere in Capricorno che della serie se io posso investire su di te persona, perché abbiamo un'autenticità che ci lega, dei valori comuni, se posso investire a lungo termine, qua c'è questo investimento a lungo termine, ok? Cioè ci sono le basi, 3 denari, 2 di coppe. Allora sì, altrimenti no, qua tu definirai i rapporti, per esempio qua all'interno delle amicizie, se succede nell'ambito dell'amicizia questo crick che ti ho detto, tu dici no, sì, no, sì. Vediamo un po'. Cosa succede alla fine in amore per te? Può darsi che ci sono qua situazioni lavorative che devono, degli assunti lavorativi da attendere. C'è molto il segno del pesci in questa stesa, perché il martire è un po' il pesci, qua c'è il pesci, però c'è anche il segno del Sagittario e del Leone. Sì, per adesso, però i segni sono indicativi, no? Io ve li do per darvi una informazione in più. Allora, cosa succede alla fine in amore per te, Vergine? Re di spade, la morte, il mondo. Questo mese di novembre cambia tutto per te in amore. Qua parliamo di una persona fredda, una persona più distaccata con la quale c'è freddezza. Oppure se sei sola parliamo di una situazione in cui tutto cambia, la morte nel mese dello Scorpione proprio. C'è un cambio per te che porta a una nuova tappa della tua vita con il mondo. Mi possono parlare anche di una persona che è a distanza. Vediamo cosa porta il mondo. Il 5 denari. Oh signore, ragazze, qua succede un qui quo quo. Cioè, qua c'è il 2 di coppe oltre i denari, qua tu chiudi con una situazione insoddisfacente, con questa Venere in Capricorno che dal 12 novembre dà una botta proprio alle relazioni banali, a quelle che si tendono in superficie, alla mancanza di fiducia. Qua tu chiudi proprio. Cosa porta il mondo? Che è la chiusura di una tappa in cui ti sei sentita messa da parte o sentito messo da parte, una situazione non ti fai mettere più i piedi in testa, stai sulla difensiva, godi delle tue cose, delle tue amicizie e ti dai soltanto a chi merita.
Fammi vedere un po' energia positiva per te in questo mese, in amore. Qua c'è un 6 di coppe. Qua l'amore fiorisce per te in questo mese. È possibile che sia una persona che già conosci, con la quale c'è freddezza o che c'è silenzio, o comunque una persona che si redime, va bene? C'è il 6 di coppe per te al positivo, cioè una persona che già conosci per molti di voi, con la quale tu stai un po' sulla difensiva. È una persona però che ha una buona energia nei tuoi confronti, c'è la temperanza. Riviene proprio un cambio nella tappa dello scorpione. Eccola la morte. Può essere completamente anche una persona nuova che è una persona di altre vite. Il 6 di coppe mi parla anche di altre vite. Però è un'energia bellissima, con la quale questa persona tu condividerai dei momenti bellissimi. Vedi, qua c'è un 7 di bastoni da parte tua. Per alcune è una persona che già conoscete, con la quale ci sono ostacoli e difese alte. Vediamo l'energia negativa in questo mese. Il carro, una distanza può essere, oppure una mancanza di presa di decisione da parte di qualcuno, o una distanza che può determinare un po' di abbassamento d'animo. Però l'amore fiorisce per te, eccolo, il 6 di coppe. Però il blocco, una distanza può essere, oppure prendere una decisione, che poi però viene presa. Può essere prendere una decisione da parte tua o da parte di questa persona. Vediamo perché questa persona c'è il 7 di denari. La regina di denari. Per motivi di lavoro probabilmente o di responsabilità. Per motivi di lavoro o di responsabilità c'è il 7 di denari. Vediamo un po' che cambio porta la morte. 4 di spade. Da un fermo o da una situazione ferma si passa a un cambio, o da un silenzio si passa a una riconnessione. Cosa c'è dopo il mondo? E infatti c'è la stella, assolutamente sì. Quindi qua c'è la realizzazione di un sogno, la realizzazione di un desiderio. E complice anche il fatto che abbiamo Plutone che torna diretto in Acquario, eccolo se non sbaglio, il 19 novembre. E con Plutone in Acquario, l'Acquario è la stella, no? Con Plutone in Acquario, quindi dal 19 novembre in poi c'è uno sblocco di valori. Perché cos'è Plutone in Acquario? Sono i nuovi valori veramente del cuore, i valori verso cui noi protendiamo a livello animico. E quindi qua c'è la stella che mi parla di questo. E anche la riconnessione con qualcuno, secondo me, dopo il 19. Dopo il 19-20, insomma. Perché qua me lo davano già 2 di coppe e 3 di denari. Mi spiego, la concretezza, la voglia di fare dei piani insieme, assolutamente sì. Vediamo un po' sul il 6 di coppe al positivo per te, la luna al positivo per te. Quindi le tue paure non ci saranno più paure legate o a una persona che già conosci, oppure paure legate alle tue profondità, non ci saranno più queste paure. Abbiamo detto già con queste carte, no, che tu ti radichi in te, non ci sono più paure, seguirai soprattutto la luna al positivo, sono le tue intuizioni rispetto a questa connessione. Però la luna, ribadisco, il 6 di coppe mi parla proprio di una persona del passato che già conosci per molte di voi, per altre invece è proprio una persona di passato di altre vite, ok? Qua abbiamo anche il segno del cancro, dell'acquario. Può darsi che questa persona stia aspettando anche i tuoi tempi per alcuni di voi, o aspetterà i tuoi tempi. E anche il segno dello scorpione, gemelli e bilancia. Ok, allora ragazze mie, fatemi mettere una sola carta per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli, lui li trovate sotto l'info box in descrizione. Quindi, che energia porta questa persona col 6 di coppe? Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Questa persona davanti ai tuoi occhi non ha più corazze, non ha più corazze e vedo una predisposizione a una certa anche serietà, no? Questa Venere in Capricorno ti dà anche questa serietà. Fammi mettere un'altra. Ti sposerò perché ho appena detto una certa concretezza. Ti sposerò perché sì,
paure infondate non ci sono, seguirai la tua intuizione e ci sarà questa splendida connessione. Non subito però, metà mese, fine mese la vedo qui, però ovviamente il livello di consapevolezza di ognuna di voi è diverso, no? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi auguro ogni bellezza perseguibile, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!